Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere come si fa a mergiare o unire due array che sono già ordinati. Dunque, come vedete abbiamo il primo array qua in alto di lunghezza 5, contenente questi 5 elementi che come vedete sono ordinati in ordine crescente. Il secondo array è questo, di lunghezza 7, anche questo ordinato. Infine abbiamo un array che è il risultato e sarà lungo esattamente 5 più 7, ovvero 12. Inoltre abbiamo tre puntatori. Il primo, x, è il puntatore del primo array e partirà dall'indice 0 con la freccia rossa. Il secondo, y, anch'esso partirà da 0, freccia verde per il secondo array. Il terzo invece, di colore violetto, lo uso per il terzo array, che è quello del risultato. Anch'esso partirà da 0. Qui di fianco, come al solito, ho scritto il codice di questo algoritmo. Se volete vedere il codice di questo algoritmo e degli altri algoritmi che ho portato sul canale, se volete potete cliccare il link che ho messo in descrizione che vi porterà alla mia pagina GitHub. Questo algoritmo è diviso fondamentalmente in tre parti, in tre blocchi, che corrispondono ognuna a un ciclo while. Il primo ciclo while ci servirà per riempire l'array risultato con i numeri in ordine, prendendoli o dall'array 1 o dall'array numero 2. Quando arriveremo alla fine di uno dei due array, quindi o dell'1 o del 2, la prima condizione del while sarà falsa e quindi terminerà questo ciclo while. Gli altri due cicli while ci serviranno per finire di riempire l'array risultato. Quindi mettiamo il caso che saremo arrivati alla fine di questo primo array, vuol dire che tutti i rimanenti elementi del secondo array potranno essere inseriti nell'ordine in cui sono direttamente nell'array risultato. E questo è un po' quello che fa questi due cicli while. Quindi alla fine di questo primo blocco fondamentalmente andremo a eseguire o questo ciclo while o questo ciclo while, perché una delle due condizioni sarà falsa e l'altra vera. Quindi andiamo ad applicare questo algoritmo a questi due array in modo tale che vi sarà più chiaro come funziona il tutto. Quindi iniziamo. Abbiamo quindi i nostri tre puntatori che vi spiegavo all'inizio del video. Abbiamo il primo ciclo while, dice che x deve essere minore di L1 e y deve essere minore di L2. Quindi in questo caso L1 è 5, L2 è 7. Quindi visto che x è minore di 5 e y è minore di 7, attualmente entriamo nel ciclo while. Quando entriamo nel ciclo while andiamo a fare la prima comparazione. Andiamo a vedere se l'elemento contenuto nell'indice x del primo array risulta essere minore all'elemento contenuto nell'indice y del secondo array. Quindi andiamo a confrontare questo elemento con questo elemento. Vediamo chi tra i due è il minore. Quindi andiamo a vedere che tra 1 e 2 il minore è 1 e quindi andiamo a inserirlo dentro la prima posizione dell'array R del risultato. Quindi andiamo a inserire 1 qua, in questa posizione. Quindi fondamentalmente andiamo a scegliere ogni volta l'elemento minore. A questo punto, avendo inserito qui il primo elemento, andiamo ad incrementare gli indici, ovvero andremo a incrementare l'indice k sicuramente, che da 0 passerà a 1, sposto anche la freccia. Inoltre andremo a aumentare l'indice dell'array da cui abbiamo prelevato il primo elemento. Quindi siamo entrati in questa condizione qua, la prima, nell'if, andremo ad aumentare l'indice x. Quindi in questo caso andiamo a spostare freccia nell'array 1 e andiamo a mettere 1 qua. Dopodiché rimaniamo dentro il ciclo while, abbiamo aumentato i nostri indici e controlliamo ancora questa condizione. Quindi x è minore di 5, sì, y è minore di 7, sì, quindi rientro nuovamente nel ciclo while, vado a confrontare questo elemento stavolta, perché abbiamo incrementato la x ovviamente,
con questo elemento qua. Quindi 3 è minore di 2? No, è falso. Quindi in questo caso entro nel ramo else e quello che mi dice il ramo else è semplicemente di mettere 2, l'elemento più piccolo, nella posizione R di K. Quindi in questo caso questa qua. Metto il numero 2. Dopodiché vado a incrementare gli indici. Questa volta incrementerò sempre K, chiaramente, perché ho inserito un elemento, ma incrementerò adesso l'indice dell'array 2, non più quello dell'array 1, perché sono entrato nel ramo else, quindi sarebbe y più più. E quindi vado avanti finché uno dei due array, come vi dicevo prima, sarà esaurito o arriverò alla fine di uno dei due array. Quindi x è minore di 5, sì, y è minore di 7, sì, la condizione è vera, quindi entro nel ciclo, vado a confrontare il 3 col 4, che è minore di 2, minore del 3, quindi inserisco 3 nell'array dei risultati. Fatto ciò, vado a aumentare di 1 l'indice dell'array 1 di x, che diventa 2, e vado ad aumentare k, che diventa 3. Andiamo avanti, x è minore di 5, sì, y è minore di 7, sì, vado a confrontare 5 col 4. 5 è minore di 4? No, non è minore di 4, entro nel ramo else. Il ramo else mi dice di mettere il 4 nella posizione R di K, in questo caso nella posizione numero 3. Inserito il 4 vado ad aumentare gli indici. Aumento K, che passa a 4, aumento y che passa a 2. Andiamo avanti, x è minore di 5 sì, y è minore di 7 sì, quindi a questo punto entro nel ciclo while, vado a verificare il 5 con l'8. 5 è minore di 8 sì, allora a questo punto inserisco il 5 nella posizione numero 4. Inserito il 5 nella posizione numero 4 vado a aumentare gli indici. K passa a 5, x passa a 3. Andiamo avanti, 3 è minore di 5 sì, 2 è minore di 7 sì. Entro nel ciclo, vado a verificare se 7 è minore di 8. 7 è minore di 8 sì, quindi vado a scrivere 7 nell'array dei risultati. E aumento gli indici. L'indice x passa a essere il numero 4, l'indice k passa a essere il numero 6. Vado avanti perché x è ancora minore di 5, quindi 4 minore di 5 è vero, 2 minore di 7 è sempre vero, entro nel ciclo while, verifico se 9 è minore di 8. 9 è minore di 8 no, quindi entro nell'else, l'else mi dice di prendere il numero 8 e posizionarlo in R di k, k è uguale 6. A questo punto aumento gli indici, k diventa 7 e y diventa 3. Verifico la condizione del while, x è minore di 5, sì, y è minore di 7, sì, entro perché la condizione è vera, vado a confrontare il 9 col 10. 9 è minore di 10, quindi vado a inserire il 9 nell'array dei risultati. Dopodiché incremento gli indici, k diventa 8 e x diventa 5. Quindi diciamo che la freccia possiamo mettere qua, su un'ipotetica casella numero 5. A questo punto andiamo a verificare la condizione. X è minore di 5? No, perché x e 5 quindi sono uguali. La condizione diventa falsa ed esco dal ciclo while. A questo punto ho questi due cicli while. Andiamo a valutare il primo. Il primo dice x è minore di L1, quindi 5 è minore di L1? No. La condizione è falsa, quindi non entro nel secondo ciclo while. Questo perché? Perché praticamente dall'array 1 non ho più elementi da prendere, come vedete qua. Facilmente potete vedere che gli elementi che devo prendere, che mi rimangono da prendere, sono presenti nell'array 2. Quindi, essendo falsa la condizione di questo ciclo while, giustamente non entro. Valuto la condizione del terzo ciclo while, vedo che la y è minore di 7, quindi 3 è minore di 7, sì, vero, quindi entro in quel ciclo while.
quel ciclo while non fa altro che fare la stessa istruzione o la stessa serie di istruzioni che erano presenti nell'else, ovvero mano a mano prendere gli elementi che mancano dall'array numero 2 e metterli nell'array dei risultati, andando a incrementare ogni volta l'indice. Lo facciamo velocemente insieme, quindi in questo caso andiamo a inserire il 10 nella casella numero 8, quindi andiamo a inserire il 10 qua. Dopodiché andiamo a aumentare gli indici, quindi abbiamo k che diventa 9 e y che diventa 4. Rimaniamo nel ciclo while perché y è minore di 7. A questo punto andiamo a inserire semplicemente il 15 in R di k, in R di 9. Dopodiché andiamo a incrementare gli indici. K diventa 10 e y diventa 5. Andiamo avanti, 5 minore di 7 sì, a questo punto inserisco il 18 nell'array dei risultati. Dopodiché incremento gli indici, k diventa 11 e y diventa 6. 6 minore di 7 sì, quindi vado a inserire il 20 nell'array dei risultati. Incremento ancora gli indici, k diventa 12 e y diventa 7. Valuto la condizione y è minore di L2? No. In questo caso la condizione è falsa ed esco dal ciclo. Uscendo dal ciclo l'algoritmo termina. Calcolare la time complexity di questo algoritmo è abbastanza semplice perché andiamo semplicemente a visitare ogni singolo elemento dei due array. Quindi praticamente andremo a visitare una volta tutti gli elementi dell'array 1 e una volta tutti gli elementi dell'array 2. Quindi praticamente il tempo, la complessità di questo algoritmo sarà O grande di n più m, dove n e m ovviamente sono rispettivamente la lunghezza dell'array 1 e la lunghezza dell'array 2. Spero che questo video vi sia piaciuto. Questo algoritmo è molto utile perché ci servirà più avanti per capire il merge sort. Quindi se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille.